Naviganti del lobby, siamo arrivati alla terza e ultima puntata per Titus. Lo chiudiamo oggi, sarà un tripudio di weathering perché oggi andremo a fare anche la ruggine in certi punti, andremo a fare il sangue, andremo a fare tutta la basetta con tanto di pigmenti che sporcheranno anche gli stivali. Dopo la sigla. Allora ragazzi, questa puntata potrebbe diventare un susseguirsi fra cambiamenti di tavolozza dry brush piuttosto che wet palette, perché faremo vari effetti e vediamo un pochino come andiamo a finire. Allora, in questo momento, esatto, adesso mi ha levato la macro che però appunto volevo sfruttare per farvi vedere un attimino dove siamo a questo punto. Questo è il Titus che abbiamo lasciato nella seconda puntata, ok, ve lo faccio vedere un po' più da lontano, vediamo un pochino se la telecamera salta un po' meno, eccola qui, e vedete che insomma siamo pronti ad andare avanti. La prima cosa che facciamo è la basetta, perché tutto quello che poi faremo, tipo il sangue, cadrà sull'ovviamente pavimento, quindi il pavimento deve essere già pronto. Allora io prendo uno Stone Golem che è un colore Warpaints vecchio che probabilmente c'è anche nella nuova gamma, non ho guardato, adesso non ho presente. Mi prendo un pennello dry brush, in questo caso Levi doppio, che da una parte è in un modo e dall'altra è nero, un po' più forte, setoso. Parto dalla parte diciamo più morbida e vado a prendermi un po' di dry brush per andare a fare praticamente appunto il leggero dry brush sulla basetta e dare una connotazione a tutta quanta la basetta. Stavo già per fare le zampette di Titus, ma non è il momento, lo vedremo dopo. Allora, vado anche sopra la pietra, vedete che basta andare leggeri con questo dry brush, viene fuori subito, quindi poi col dito rimuovete un pochino. Andiamo a fare tutta la parte di basetta che ci serve per avere appunto un po' di luci, che dopo andremo a scurire di nuovo magari con delle lavature, ma prima andremo a fare degli interventi diciamo con i pigmenti. Quindi adesso che la basetta è abbastanza impolverata, ok, vado a sistemare insomma quello che mi interessa con il diciamo l'intervento di varie cose, tra cui i pigmenti. Quindi semplicissimo, come avete visto, un colore abbastanza chiaro che vada a farvi un pochino di luci sulla basetta, ok? Passiamo alla seconda fase e ci vediamo fra un attimo. Innanzitutto voglio andare a fare le parti più scure e uso della Green Stuff World un Natural Earth Pigments. Allora ragazzi, se avete bisogno di prodotti Green Stuff World, sappiate che la Green Stuff, che ormai sostiene il canale da quasi 3 anni, anche di più forse, in questo momento siamo a un ottimo livello di sponsorship in cui mi permette di darvi anche degli sconti. Quindi se volete determinati prodotti fatemelo sapere che vi giro i link scontati, e qua sotto nel video cerco di mettere quelli che di più utilizzo nel video stesso, quindi insomma qui sotto troverete poi quello che sto utilizzando, ok? Quindi se ne avete bisogno, volete usare proprio questo prodotto qui, sapete che perlomeno avete un po' di sconto, che è una cosa che ho sempre cercato di far avere ai follower e finalmente ce l'abbiamo, per esempio con Green Stuff, che è un'ottima azienda insomma che sostiene bene. Vado avanti e inizio appunto a pigmentare con il pigmento puro e scuro, come vedete qua sotto. Vado sulle parti sotto in ombra, sotto l'elmo, e vado a beccare anche un pochino il suo scarpone, che dopo verrà portato avanti diciamo con altre cose. E come vedete vado a picchiettare per fare in modo che il pigmento si concentri in delle zone, e ho dato un'altra diciamo un altro po' di movimento. Quindi ora passo al secondo, in questo caso invece è un pigmento della AK, ma sapete che per esempio Green Stuff li fa, è un pigmento rossiccio, quindi si usa a volte per fare un po' di ruggine, e mi piace perché dà un po' di calore diciamo alla basetta, e quindi vado a metterlo, e lo metto questa volta anche sugli scarponi di, come vedete, Titus. Quindi
ecco qui che la basetta comincia ad avere un po' più di effetti, e poi sul finale decideremo dove fare un secondo dry brush per dare gli ultimi colpi di luce. L'elmo viene colpito dalla terra ovviamente, poi dopo gli occhi andremo a riportarli in luce. Adesso per esempio gli occhi possiamo farli semplicemente con un po' di acqua, in modo tale che andiamo a recuperare subito levando il pigmento da quei punti lì, e quindi prendiamo un pennellino stretto, ci prendiamo un po' di acqua e semplicemente andiamo a colpire gli occhi per fare in modo che non vengano contaminati dal pigmento, perché vogliamo poi andare a lucidarli e a renderli abbastanza visivi, diciamo, anche se non è proprio il termine giusto, devono essere insomma abbastanza protagonisti per quanto riguarda l'elmo, e quindi non andiamo a coprirli troppo. E dunque vediamo un pochino, vediamo che si sta già muovendo bene. Io prenderei un pigmento più chiaro e gli andrei giù anche di pigmento leggermente più chiaro, quindi sempre a K. Questo è un pigmento che proprio simula la polvere e mi piace abbastanza. Vado a prenderlo sempre con lo stesso pennello. Fate attenzione che non sia un po' troppo bagnato, deve essere abbastanza asciutto il pennello, altrimenti il pigmento si spande, ok? Andate solo sulle parti in superficie e beccate possibilmente anche lo scarpone. Vedete che adesso, fatalità, l'ho detto, e ho il pennello che è leggermente umido e va a sporcare un po' troppo. Allora, non è sbagliato, possiamo andare a riprenderlo in questo modo qui e andiamo a far andare il pigmento solamente nelle zone interne. Poi col dito levate il resto e avete praticamente un effetto polvere dentro i recessi, ok? Guardate, adesso vado a prenderlo con il pennello proprio completamente asciutto, così lo levo, lo rimuovo, perché non voglio esagerare, mi piace di più l'effetto proprio diciamo non bagnato del pigmento, ok? Se dovessi usare una cosa del genere andrei a mettere l'acqua e vai proprio all'interno dei recessi, eccetera eccetera. Quindi per il momento mi va bene così. Adesso vado a prendere di nuovo quindi un pennello asciutto, proprio bello asciutto, e do gli ultimi colpetti proprio per spolverare, insomma, con la polvere. Quindi un pennello asciuttissimo, e andiamo a prendere le parti alte. A questo punto riprendiamo anche gli scarponi. È chiaro, ragazzi, che chi ha paura di rovinare la miniatura qui soffre, perché andiamo veramente pesantemente sopra certi punti della miniatura che abbiamo dipinto, e quindi per esempio lo scarpone, tutto che prima magari vi poteva piacere per dei colori, adesso sta diventando completamente coperto. Però sinceramente è il suo bello, cioè alla fine il realismo è quello, no? Può essere figo quanto vuoi, ma se mette le zampette nel fango, quello succede, no? E quindi, oppure in questo caso nella polvere. Vado a sistemare un pochino queste parti molto molto colpite, che sono quelle degli scarponi, dove vado a levare con un pennello veramente morbido, a spazzolare praticamente fino a quando non rimane proprio solo il pigmento e fine, ok? Adesso semplicemente con un po' di acqua e un pennello, diciamo medio, può essere anche tipo Levi Lights a lancia, ci metto un po' di acqua, vado a levare praticamente le parti che non voglio che restino completamente sporcate. Quindi vedete qui, levo il pigmento starà solo sulla parte bassa e nelle parti interne, e a questo punto dovrebbe fare il suo effetto. Vedete che vado praticamente a farlo andare, lo aiuto a stare solo dove voglio io, e poi quando si è bagnato di nuovo lo spingo verso gli esterni o gli interni, diciamo, delle gambale, in modo tale che decido io dove va lo sporco, sempre sulla miniatura ovviamente, perché voglio che rimanga con un effetto particolare. Ok, ecco qua. Qui c'era la parte che era stata colpita dall'arma, la lasciamo, dal colpo diciamo, la lasciamo pulito. Vedete che sto andando a recuperare il colore blu, no? E ovviamente dopo, quando si asciugherà, avrà l'effetto super impolverato.
e quindi lo lasciamo lì. Allora, fatto questo, becchiamo dei punti dell'elmo, ecco qua, voilà. Direi che ci possiamo fermare qui e poi andremo avanti con altri effetti. Vedete che adesso quando si asciuga lì rimane proprio impolverato sui punti, sembra proprio che abbia messo i piedi all'interno di questa, diciamo, scena che è sotto, no? E niente, adesso lasciamo asciugare. La cosa migliore in questo caso sarebbe dargli un colpo di spray proprio ora con il Monitorum, cioè un varnish matte che faccia fissare il pigmento, fissi un pochino tutti i colori e così dopo possiamo cominciare con i gloss, che tra cui anche il sangue. Quindi spray e ci vediamo. Mi raccomando ragazzi, 30 cm di distanza, cioè questa distanza, piccoli colpi a stantuffo, fatelo entrare in una nuvola, mi raccomando, non restate fissi lì o diventa un candito, ok? Ci vediamo tra un attimo. Allora ragazzi, queste sono fasi che in realtà nell'invecchiamento sono delicate, perché se esagerate andate a beccare o a fare cose che non bisogna fare. Prendete due wash, il Nuln Oil e l'Agrax, potete prendere ovviamente qualsiasi wash scura o marrone e nera, diciamo. Andate a riprendere il buco, ok? Adesso vi faccio vedere, levate via il colore dal pennello e andate a riprendere un pochino in modo tale che il buco rimanga colpito, ma solo quello, in modo tale che avete praticamente delle ombre, ok, sui gambali che non vanno a perdersi completamente nella polvere. Eccoli qua. Qui ovviamente va a mescolarsi, ma va benissimo. Dove volete ovviamente, perché qua si va un pochino a gusto, è per aumentare il contrasto, no, del gambale, e quindi in queste zone qui vedete che adesso magari lo avvicino un po' di più alla telecamera. Poi mi vado a prendere l'Agrax, che è un marrone, pulisco quindi il pennello, non li mescolo, ma bene o male stiamo invecchiando, quindi qui tranquilli, e vado a farmi un po' di colpi di Agrax vicino all'elmo, sotto praticamente al suo podio di cemento, in modo tale che l'ombra venga accentuata, vedete, e poi dall'altra parte dell'elmo, cioè qui e qui sotto. Anche qui serve per aumentare il contrasto. Andate poi a perdervi un po' in giro, ricordatevi che avete appena spruzzato il Varnish Monitorum e in più che il pigmento comunque è sempre un po' impolverato, quindi se insistete con l'acqua e quindi con l'Agrax, occhio che mescolate tutto e diventa un po', diciamo, un pasticcio, quindi non esagerate mai con questi, diciamo, interventi. Quindi piccoli tocchi in giro, rapidi, in modo tale che si risolva velocemente. Quando sarà ancora asciutto, un altri ultimi 2-3 colpetti di dry brush ci aiuteranno a vedere la basetta praticamente finita e completa. Andiamo a mettere il gloss sugli occhi e quindi ci prendiamo un gloss varnish. In questo caso prendo quello proprio della Army Painter, visto che sono qui con la maggior parte dei colori loro, e vado a metterlo con il pennello più piccolino. Me lo lavo un pochino, lascio che il gloss vada sul pennello e non ne metto troppissimo, vedete che vado a stemperarlo proprio qui e vediamo un po'. Andiamo proprio sull'occhio in questo caso, guardate, mi avvicino anch'io, eccolo qua, e andiamo a mettere il gloss. Cercate di non toccare troppo il resto. Ecco qua, lasciate che si asciughi e vediamo che succede. Poi gloss, sempre gloss, prendetevelo proprio dal colore, basta pochissimo, quindi basta proprio prenderlo anche vedete, sul colore stesso, cliccate, andate con il pennello, con la punta del pennello, ormai mi viene di cliccate perché anche con il lavoro da tecnico sono sempre che parlo di cose più tecnologiche, e vado a metterlo, scusate che non lo vedete a fuoco, eccolo qui, sotto la sua arma a catena, così recupero il gloss anche di questo. Se volete si può glossare volendo anche il Purity Seal, e quindi questi due qua, anche questi sono piccoli interventi
che muovono molto bene la miniatura, quindi se andate in giro a fare un po' di gloss da qualche parte è un bel effetto, ok? Io pensate che di solito il gloss lo metto anche sulle luci perché mi dà l'idea, non so perché, anche se in realtà l'effetto è quello bagnato, diciamo, mi dà un po' l'idea di luminoso e lucido, però questa è una cosa mia, non è una cosa che se vi piace fatelo. E poi qua, eccoli qua, che ci sono questi due pezzi verdi che abbiamo qui sul suo avambraccio, 1 e 2. Cercate di non toccare il resto in modo tale che si veda la differenza fra il satinato e il glossato. Questi due punti rossi che vedete qua dietro nell'originale Titus non ci sono, ma mi sono preso qualche licenza poetica perché non ho fatto l'oro, per esempio qui ho lasciato blu e sulla ginocchiera la U l'ho fatta bianca, come per ripetere quella bianca del petto, ma in realtà lui avrebbe quella del petto dorata e qui sotto sarebbe blu la U e bianca la ginocchiera, quindi questo è perché mi piaceva a me. Ultimo pezzo di gloss da fare qui, che mentre chiacchiero con voi vedo anch'io le zone da dove intervenire, diciamo, ma direi che è abbastanza a posto. Se poi volete, tra le altre, si potrebbe glossare per esempio anche tutte le parti in metallo per dare un po' di lucidità, ok? Però siccome in questo caso secondo me il metallo è parecchio impolverato, non lo vado a glossare tutto perché non mi piacerebbe troppo questo stacco, questa differenza fra diciamo appunto il metallo e l'armatura. Il gloss è a posto, andiamo adesso invece a prenderci il nostro effetto sangue in questo caso usiamo Green Stuff, e anche qui link che vi posso mettere sotto per farvi avere un po' di sconto, True Blood e Coagulated Blood. In questo caso partiamo col Coagulated, che andrà a simulare appunto il sangue coagulato. Me lo vado a mettere in questo caso sulla wet palette perché non è proprio il suo, diciamo, la superficie di legno, e quindi vado a prepararmi una wet palette qui sotto, eccola qua, e ci mettiamo il sangue rappreso, che tra l'altro si è rappreso davvero, quindi bisogna bucarlo con il nostro solito pezzettino di metallo, e andiamo a mettere un pochino di questo sangue che poi andrà a seccarsi. Questo è un technical e diventerà, scusatemi che non lo vedete, eccolo qui, diventerà praticamente proprio sangue coagulato. Quindi nei recessi andiamo a mettere questo effetto di sangue coagulato, e quindi ecco qui il nostro Titus, ci prendiamo il nostro sangue, prendiamo per esempio la spada a catena, parto dall'alto, vado verso l'interno e quasi tutta da un lato e dall'altro la vado a ricoprire di sangue coagulato, partendo dall'alto in modo tale che quando arrivo a metà verso il basso si va un po' a morire, a scemare questo effetto. Non uguale, fatelo asimmetrico, è più bello di solito quando si va a muovere un di più, diventa più naturale. E questa è la parte di sangue che vogliamo sia praticamente coagulata, dopo avrà questo effetto proprio che si incrosta, no? Ma adesso poi andiamo sopra a coprire anche con l'effetto sangue, diciamo più fresco, ok? E niente, direi che basta solamente lì. Quindi per quanto riguarda questo effetto andiamo solamente a riempire praticamente la spada a catena. È una sorta di gloss che diventa molto lucido, rimane praticamente così come lo vedete, e più ne mettete più resta, quindi ovviamente se andate a esagerare fa un bel effetto in questo caso, perché nel caso del coagulato va proprio a incrostarsi un po', nel caso del puro, che è questo, eccolo qui, lo metto accanto per farvelo vedere, ovviamente anche questo è da bucare. Questi colori si seccano facilmente perché ovviamente sono colori tecnici di effetto e hanno proprio questa peculiarità che si devono in realtà seccare velocemente. Eccolo lì, vedete che è diverso, molto fresco, e vado a prendermelo. Questo rimane così come lo vedete, è lucido, quindi occhio quando andate a metterlo che deve fare l'effetto appunto
lucido, quindi in alto, e andate tutto sulla parte delle punte così. E si vanno a mescolare e faranno l'effetto che vogliamo. Ok? Adesso qui abbiamo messo questo, ora andiamo a mettercelo su un pennello piatto, quindi un secondo che stacco questo e vado a farlo schizzare sulla miniatura in questo modo qua. Tengo la miniatura in una posizione, metto il pennello piatto frontale alla miniatura, in questo caso siccome è tagliato il pennello metto la punta indietro e la parte svettata in avanti e vado a colpirlo in questo modo qua, in modo tale che schizzi così. Vedete che schizza, poi questo andiamo un po' a levarlo, troppo qui, e continuate fino a quando siete abbastanza felici del risultato. Io ne metto ancora, tra le altre mescolo il fresco con il coagulato, chiamiamolo così, e vado a continuare a schizzare la miniatura. In questo modo ho praticamente l'effetto di Titus che ha combattuto. E voilà, e dopo andremo a vederci dove è stato schizzato di più, perché qui decide appunto il caso, a parte che voi direzionate in questo modo qua, ma bene o male è casuale, però è la parte bella, insomma, no? Speravo che si beccasse un pochino anche la faccia, al momento non vedo granché, però va bene, lui va bene anche se ha un gore piuttosto violento, perché effettivamente sta combattendo contro centinaia di migliaia di tiranidi che vengono sventrati continuamente, quindi ci sta alla grande che sia super pieno. E andiamo a dare un'occhiata al nostro Titus per capire che cosa fare, anche se in questo momento un'idea già ce l'ho, nonostante devo ancora girarmi un po' la miniatura. Vediamo un pochino. Allora, vediamo dove è andato il sangue. Il viso non è stato praticamente toccato, ci sono degli schizzi sopra il teschio che non sono male, qua sotto sulla basetta come vedete è stato colpito parecchio, c'è una parte di ginocchiera come se avesse tirato una botta addosso a un tiranide, anche qui bello sul busto, è stato colpito anche il bolter, la spada a catena si sta asciugando e va benissimo così com'è. La parte dietro un po' meno, perché chiaramente lui è tutto nella parte frontale che va a impattare contro i tiranidi. Mi sembra abbastanza, non è proprio, si potrebbe esagerare probabilmente, però non voglio in questo momento strafare troppo sotto questo aspetto. Allora andiamo quindi a prenderci di nuovo un dry brush, mi prendo quello un po', anzi no, mi prendo di nuovo quello un po' più strettino e vado a dare un altro colpo, questa volta ancora più leggero, di Stone Golem. Questo perché mi interessa recuperare di nuovo le superfici che sono state praticamente coperte completamente dal pigmento, ok? Quindi vado a prendermi certe superfici, specialmente queste che andrete a poi, siccome la cornice diventerà scura magari, vado a recuperare qualcosa, occhio che c'è il sangue in giro, quindi attenzione. Vado a riprendermi qui la parte un po' interna, qui non voglio esagerare, tanto adesso andiamo a chiuderla e non si vedrà praticamente più. Ecco qua. Allora, sto lavando il pennello velocemente e vediamo un pochino. Abbiamo delle luci, la basetta una volta che ha la cornice nera viene abbastanza bene, allora possiamo staccarlo da questo holder e andiamo a prenderci un holder di quelli della Red Grass, perché praticamente questi qui hanno il pongo
si girano più velocemente, più facile la parte bassa mentre voi lo impugnate, e mi piace perché appunto si attacca praticamente così sopra. Allora a quel punto io la basetta la posso anche dipingere di nero, e vado, attenzione che se fletto troppo qui si spacca tutto, e ok, andiamo a prenderci il nostro Titus e ce lo giriamo un pochino. La basetta nera la facciamo per ultima. Io direi a questo punto, ma il volto va anche abbastanza bene così, non andrei a fare ulteriori manovre. Tra le altre, un po' di sangue, se guardate ora, si vede sulla parte frontale, quindi non è neanche male, le sopracciglia sono un po' più sotto, ho un po' scurito la parte sotto degli occipitali, e mi sembra abbastanza bene. Dietro è illuminato, ok, diciamo che ci siamo più o meno. Facciamo dei colpettini di ruggine a questo punto, mettiamo a 1 la telecamera così lo vedete. Uso il nostro Rust che avete già visto diverse volte, sapete che questo è un acrilico, cioè ad acqua, però occhio che c'è molta roba chimica dentro, quindi non è atossico come gli acrilici diciamo classici. Usate un diciamo sintetico che vi potete permettere di rovinare, ok? Io vado a prendermi per esempio un Citadel Shade M, che è praticamente proprio un sintetico di quelli con la punta bianca, un STC. Sono molto buoni e aiutano tantissimo in questi casi, perché anche se doveste rovinare un pochino la punta del pennello che si incrosta, basta continuare a lavarla e non succede nulla, perché tanto è sintetico, ve lo potete permettere. E vado a mettere, magari senza esagerare troppo, intanto la ruggine qui, che è un tubo che esce fuori dal cemento armato, e quello resta così, e ok. E poi andiamo a metterlo nelle parti dove ci interessa, quindi magari qui sotto, questo io lo faccio perché mi piace simulare il fatto che le armature che stanno utilizzando i miei ultra in battaglia sono antiche, ok? Quindi anche Titus in questo caso ha un'armatura piuttosto antica, però non esagerate se non volete un effetto violento, perché sapete che questa è proprio ruggine, quindi occhio, perché qui state andando veramente a martellare in modo massiccio la miniatura. Vediamo un pochino qui sotto. Mi piace molto a me questo effetto che fa quando andate a metterlo nei recessi, poi diventa diciamo arancione, e mi piace un sacco questo effetto che fa. Ovviamente ragazzi, io amo questa cosa dell'invecchiamento Grimm da sempre, e quindi insomma non prendetemi a esempio se volete il Titus pulito, perché veramente qui siamo a livelli molto esagerati, veramente. Guardate, adesso che si sta praticamente asciugando sulla parte dei gambali, come vedete sta diventando proprio ruggine. Non andrei a mettere da tante altre parti, perché in fondo è più per il fatto che i gambali vanno a toccare il pavimento, però vedete che contrasta, e tra poco farà l'effetto incrostazione e anche l'effetto arancione, quindi diventerà molto carino. Io vado ad aggiungere in alcuni recessi, perché praticamente aggiungendo questo Rust si va a sommare uno sull'altro e diventa più scuro. Quindi nei recessi vado a esagerare un po' col colore, solo nella parte interna dove l'ho già messo, in modo tale che diventi più scuro e lasci l'effetto arancione ruggine solo sull'esterno. Pulisco e come vedete abbiamo gli scarponi che sono contrastati e proprio hanno questo effetto sporcizia e ruggine che a me piace veramente tanto. E ragazzi, direi che bene o male ci siamo. Questa è una puntata ovviamente un po' più rapida delle altre, perché bastava veramente poco per finire a fare questi tocchi. Potete da qui in poi fare un po' quello che volete, nel senso che si può per esempio mettere gli effetti oro sulla gualdrappa davanti e dietro, e io adesso metto un diciamo nero sulla cornice, e sicuramente andrò a girarla un pochino, metterò a posto quelle 2 o 3 cose proprio che voglio mettere a posto, ma guardate, bene o male credo che la lascerò così.
e andrò a farvi vedere una showreel in modo tale che ce la giriamo con delle luci fatte bene, che vediamo se ci piace il nostro Titus. Io vi ringrazio, vi lascio un recap con Goblin che è impazzito, è felicissimo perché ve lo dirò in varie puntate perché non so chi mi sta ascoltando a questo punto di questa puntata, ma YouTube staff mi ha scritto dicendomi che mi hanno permesso di avvalere di una feature nuova che è meravigliosa, cioè un doppiaggio in audio inglese o in altre lingue come il giapponese, l'indi, quindi lingue anche sperimentali, e quindi praticamente da adesso in poi il canale diventa internazionale. Quindi sono molto felice perché ovviamente chi mi sta ascoltando all'estero in questo momento mi sta ascoltando in inglese doppiato e non solo sottotitolato. Questo è sicuramente un vantaggio per voi follower perché riuscite a capirmi meglio, e per me anche giustamente perché riesco a farmi capire meglio. Quindi ragazzi, vi ringrazio ancora tantissimo, cornice nera, 2 cosine tipo magari un'ombra lì, e ci vediamo la nostra showreel. Le lobby poi dicono che queste tecniche non vanno bene per il Golden Demon, ma io non lo so. Io andrei a dargli subito il primo premio perché è veramente bello. E voi come l'avete fatto? Scrivetelo nei commenti, fatemi vedere se fate di Ultramarine o altri Space Marine, scrivete le vostre tecniche preferite e mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina che siamo diventati e diventiamo il più grande del mondo.